Spider-Man Far From Home è un film del 2019 diretto da Jon Watts, seguito del primo capitolo del secondo reboot Spider-Man, Homecoming. 8 mesi dopo gli eventi di Avengers Endgame, Peter Parker ha ricominciato la scuola e svela all'amico Ned di essere innamorato della sua compagna di classe Mary Jane e che ha intenzione, sfruttando la gita in Europa, di dichiararle il suo amore. Nel frattempo Happy Hogan, ex guardia del corpo di Tony Stark, annuncia a Peter che Nick Fury lo chiamerà presto. Peter parte per Venezia. Mentre sta visitando la città, appare un enorme essere fatto d'acqua, che distrugge molti edifici. Subito dopo interviene una figura in costume che riesce a sopraffare il mostro acquatico, con l'aiuto di Peter che cerca di limitare i danni dello scontro. Una sera, mentre si trova nella sua camera da letto, Parker incontra Fury, che lo avverte della presenza degli elementali, esseri composti dai 4 elementi fondamentali: acqua, aria, terra, fuoco. Peter incontra Maria Hill e anche l'uomo, dai suoi compagni chiamato Misterio, che ha sconfitto l'elementale acquatico, Quentin Beck. Quest'ultimo svela a Peter di provenire da un'altra dimensione, e che il suo pianeta è stato distrutto dall'elementale di fuoco, il più potente. Beck ha sconfitto 3 elementali, e l'ultimo che rimane è proprio quello di fuoco, che apparirà presto a Praga. Peter, volendo godersi la vacanza con l'obiettivo di dichiarare il suo amore a Mary Jane, rifiuta l'incarico. Il giorno dopo il ragazzo scopre che Fury ha cambiato la meta del loro viaggio, indirizzandola proprio verso Praga. Una volta giunti in città, Peter si allea con Beck e insieme affrontano l'elementale, riuscendo a sconfiggerlo. Mary Jane, che era riuscita a fuggire e a nascondersi, raccoglie da terra un oggetto proveniente dal luogo dello scontro. Beck e Parker entrano in un bar per festeggiare la vittoria e il ragazzo mostra i suoi occhiali, che appartenevano a Tony Stark e che gli sono stati dati da Fury, i quali hanno incorporata l'intelligenza artificiale e DET che controlla tutti i droni da combattimento e le tecnologie delle Stark Industries. Peter pensa che Tony gli abbia affidato quegli occhiali proprio per consegnarli al nuovo Iron Man, vedendolo proprio in Beck. Dopo averglieli consegnati, Peter esce dal bar e la verità viene svelata. Le persone presenti nella stanza sono tutti collaboratori di Beck, il quale si dimostra essere solo un uomo normale, senza poteri, che è stato un dipendente di Stark, licenziato perché mentalmente instabile. L'uomo ha creato tutta la storia degli elementali, che erano solo trucchi olografici, per essere acclamato come eroe da tutto il mondo. All'appuntamento con Mary Jane, Peter scopre che lei conosce la sua identità segreta. Poi la ragazza gli mostra lo strano oggetto che ha raccolto, che proietta quello che sembra essere l'elementale d'aria che viene combattuto da Misterio. Peter capisce che Beck lo ha raggirato, e decide di informare Fury di ciò che ha scoperto. La classe di Peter si dirige a Londra, mentre il ragazzo, con una scusa, parte per Berlino. Al suo arrivo viene accolto dallo stesso Fury, ma, dopo avergli raccontato tutto, scopre che egli e l'edificio in cui è entrato sono un'illusione di Misterio. Quest'ultimo tormenta Peter con i suoi poteri illusori, ingannandolo anche per farsi dire con chi altro ha parlato del suo inganno, per poi farlo realmente investire e portare via da un treno in corsa. Il ragazzo sviene su un sedile e si risveglia nel carcere di un villaggio olandese. Riesce a contattare Happy e, con il suo aiuto, giunge a Londra in tempo. Qui Beck, utilizzando i droni delle Stark Industries tramite DET, crea l'illusione di lui che combatte un mostro che sembri una fusione dei 4 elementali, per aumentare così la sua fama, tentando di eliminare al contempo sia gli amici di Peter che Fury. Nella battaglia tra Spider-Man e i droni da combattimento, uno di essi ferisce accidentalmente lo stesso Quentin Beck, che muore dopo un ultimo tentativo di uccidere il ragazzo, il quale riesce a riprendersi gli occhiali e fermare i droni. Infine, sul ponte in cui si era svolta la battaglia, Peter riesce finalmente a scambiare un bacio con Mary Jane, ritornando poi come coppia a New York. Nella scena durante i titoli di coda, Peter e MJ vedono, su uno schermo gigante di un grattacielo, Jonah Jameson del Daily Bugle mostrare un video registrato e manipolato da Beck, che incrimina Spider-Man per gli attacchi a Londra e per la morte di Misterio, rivelando infine pubblicamente la vera identità del supereroe. Nella scena dopo i titoli di coda, viene rivelato che Talos e sua moglie Soren hanno assunto le sembianze di Fury e per tutto il tempo, mentre il vero Fury si trova nello spazio su un'astronave degli Skrull. Il film è stato accolto positivamente dalla critica, spiccano lo strabiliante gioco di effetti speciali, a più livelli, stroboscopici e complessi presenti nella pellicola, la scenografia innovativa e i personaggi ben curati ne completano il quadro in una versione eccentrica e futuristica di Spider-Man, che sorprende positivamente gli appassionati del nostro amichevole Spider-Man di quartiere. Spider-Man, Far From Home, is a 2019 film directed by Jon Watts, sequel to the first chapter of the second reboot Spider-Man, Homecoming. 8 months after the events of Avengers Endgame, Peter Parker has started school again, and reveals to his friend Ned that he is in love with his classmate Mary Jane, and that he plans, taking advantage of the trip to Europe, to declare his love for her. Meanwhile, Happy Hogan, Tony Stark's former bodyguard, announces to Peter that Nick Fury will be calling him soon. Peter leaves for Venice. While he is touring the city, an enormous being made of water appears, destroying many buildings.
Soon afterwards, a costumed figure intervenes and manages to overpower the water monster, with the help of Peter, who tries to limit the damage of the confrontation. One evening, while in his bedroom, Parker meets Fury, who warns him of the presence of the elementals, beings composed of the 4 basic elements: water, air, earth, fire. Peter meets Maria Hill and also the man, called Mysterio, by his companions, who defeated the water elemental, Quentin Beck. The latter reveals to Peter that he comes from another dimension, and that his planet was destroyed by the fire elemental, the most powerful. Beck has defeated 3 elementals, and the last one remaining is the fire elemental, who will soon appear in Prague. Peter, wanting to enjoy his holiday with the aim of declaring his love to Mary Jane, refuses the assignment. The next day, the boy discovers that Fury has changed the destination of their trip, directing it to Prague. Once in the city, Peter teams up with Beck, and together, they confront the elemental, managing to defeat him. Mary Jane, who had managed to escape and hide, picks up an object from the scene of the confrontation from the ground. Beck and Parker enter a bar to celebrate the victory, and the boy shows off his glasses, which belonged to Tony Stark and were given to him by Fury, which have embedded the EDIT artificial intelligence that controls all the combat drones and technologies of Stark Industries. Peter thinks Tony gave him those glasses specifically to deliver to the new Iron Man, seeing him in Beck. After handing them over to him, Peter exits the bar and the truth is revealed. The people in the room are all collaborators of Beck, who turns out to be just a normal man, without powers, who was an employee of Stark, fired because he was mentally unstable. The man created the whole elemental thing, which was just holographic tricks, to be hailed as a hero by the whole world. On his date with Mary Jane, Peter discovers that she knows his secret identity. Then the girl shows him the strange object she has collected, which projects what appears to be the air elemental being fought by Mysterio. Peter realizes that Beck has tricked him, and decides to inform Fury of what he has discovered. Peter's class heads to London, while the boy, with an excuse, leaves for Berlin. On arrival, he is greeted by Fury himself, but after telling him everything, he discovers that he and the building he has entered are an illusion of Mysterio. The latter torments Peter with his illusory powers, even tricking him into telling him who else he has been talking to about his deception, only to have him actually run over and taken away by a speeding train. The boy faints on a seat and wakes up in the prison of a Dutch village. He manages to contact Happy and, with his help, arrives in London in time. Here Beck, using Stark Industries drones via EDIT, creates the illusion of him fighting a monster that looks like an amalgamation of the 4 elementals, thus increasing his fame, while attempting to eliminate both Peter's friends and Fury. In the battle between Spider-Man and the combat drones, one of them accidentally wounds Quentin Beck himself, who dies after a final attempt to kill the boy, who manages to regain his glasses and stop the drones. Finally, on the bridge where the battle had taken place, Peter finally manages to exchange a kiss with Mary Jane, later returning as a couple to New York. In the scene during the credits, Peter and MJ see, on a giant screen in a skyscraper, J. Jonah Jameson of the Daily Bugle showing a videotape recorded and manipulated by Beck, incriminating Spider-Man for the London attacks and Mysterio's death, finally publicly revealing the superhero's true identity. In the scene after the credits, it is revealed that Talos and his wife Soren have been in the guise of Fury and Hill all along, while the real Fury is in space on a Skrull spaceship. The film was received positively by critics, notable for the jaw-dropping interplay of multi-layered, stroboscopic and complex special effects in the film. The innovative set design and well-rendered characters complete the picture in a quirky, futuristic version of Spider-Man that will positively surprise fans of our friendly neighborhood Spider-Man.